Cioè, non ci credo che siamo partiti, è una meraviglia questo posto. Vino tanto. Faccio anche un bel incrocio di dita. Hai fatto paura anche a una farfalla. Mettiamo insieme un po' le idee per il nostro itinerario di viaggio. Ecco Mauri che va a parlare con la guardia forestale di un esperimento molto bizzarro. Buongiorno. Tutte le cose belle finiscono. È bello stare assieme agli amici, è bello riuscire a passare delle giornate in serenità lavorando e abbiamo finito un po' tutti i grossi lavori che avevamo da fare su Bruto. Quindi oggi si parte, direzione poi ve lo faccio vedere, poi ne ci fermiamo, ne parliamo un attimino, vediamo di farvi anche capire quali sono i nostri piani, sempre che non cambiano come al solito. Adesso salutiamo i nostri amici che ci hanno accolto, che ci hanno dato cibo, tanto, se si vede perché sono ingrassato, acqua poca, vino tanto, ma soprattutto l'ospitalità a noi e a Bruto per poter fare tanti bei lavoretti, tra cui una cosa che vi farò vedere qua. Ma ci sono tante cose, volevo io spiegare più o meno tutto quello che abbiamo fatto su Bruto. Quindi adesso arriva anche Marina. Siamo pronti, noi e il bellissimo Bruto che è come nuovo. Esatto. Adesso salutiamo i nostri amici, ve le risparmio le lacrime perché insomma non mi sembra il caso. E ci vediamo poi all'arrivo. Io adesso vado a salutare la fontana. È vero, una fontana spettacolare. Acqua fresca a 4 gradi tutto il giorno. Ci vediamo dopo. Damn! Tutto funzionante. Faccio anche un bel incrocio di dita. E a questo punto manca solo collegare la nostra EcoFlow al charger. Visto che viaggiamo, carichiamo. Oggi facendo il collegamento tra il nostro charger e la Delta 2 dobbiamo ricaricare la Delta 2 perché l'abbiamo usata in questi giorni, quindi praticamente con aspetta, vediamo se riesco a spiegarlo bene. aspetta con l'alternatore tramite le batterie del motore carichiamo la power station. Aspetta che te lo spiego, così non ti La corrente in eccesso, ok, che genera l'alternatore, una volta caricate le batterie motore, lo usa per caricare la batteria della Delta 2. Sì. Quando arriva alla sua carica si ferma. Che è quello che ho detto io, però ho spiegato un po' meglio. Insomma, dovranno capire questa gente. Vabbè, andiamo, sì. Guarda che figata. Vedi che è in eccesso, corrente, graficamente fa vedere che va nella Delta 2. Close your eyes, hear the voice within calling. This heavy load got under your skin. All in, you got the white knuckles holding on it tight, keeping your feelings bottled up inside. Heading for collision in the night. To really live, you gotta die. Breathe in, breathe out. Hey, come alive. Breathe in, breathe out. Look at the colors, colors, colors. Right. Moments pass, make this one count. Untie. You're so good at dragging yourself down. Why? Well, there ain't much time left to figure things out. Deep underneath all the laser, your doubts. There's a heart gone out of rhythm. Sì, sarà qui. Sicuramente sono ingresso. No, perché guarda, il lago è lì. Come fai se non ad arrivare lì?
posto è quello giusto per rilassarsi. Una farfalla che si è attaccata. Ops, hai fatto paura anche a una farfalla. Bene ragazzi, adesso che ci siamo fermati, abbiamo fatto pranzo, questa salata buonissima. Vi dico dove siamo. Siamo arrivati a Cavazzo, o meglio il lago di Cavazzo, che è un lago qua in Friuli. Non è altissimo, è 200 metri sopra il livello del mare, però abbiamo fatto bene perché comunque ci siamo spostati da 40 gradi della piana a 30-31 quasi, sta scendendo anche. Oltretutto c'è un bel venticello, si sta belli freschini. E poi un lago carino, piccolino, ci sono le paperelle, adesso poi vi facciamo vedere qualche immagine qua che passeranno adesso. Siamo messi sotto gli alberi. Questa zona di qua invece è un pelo paludosa. Qui abbiamo delle anatre, credo. You got the white knuckles holding on it tight, keeping your fears bottled up inside, heading for collision in the night, to really live you got. Amarene. Avete visto che bello? Siamo venuti qua perché? Perché vogliamo rilassarci, vogliamo un attimino così staccare 2 giorni dalla festa, perché bisogna anche riposare dalle feste, e con tutti i lavori che abbiamo fatto, anzi adesso vi farò anche poi un elenco di quelle cose che abbiamo fatto e delle migliorie che ci sono state, ne avevamo bisogno. E anche un'altra cosa, sono apparsa anch'io in questo video. Volevamo dire che siamo venuti qui perché in questo posto molto tranquillo e silenzioso, Lo vedremo stasera. speriamo, mettiamo insieme un po' le idee per il nostro itinerario di viaggio, perché da ora in poi inizia il nostro viaggio vero e proprio alla scoperta di nuovi posti. Quindi, siccome non ve ne abbiamo ancora parlato perché non lo sapevamo neanche noi, No, anche perché non sapevamo quando finivamo, quali erano gli altri imprevisti, e insomma tutte le cose che sono successe, e quindi i tempi si sono dilatati in maniera... però da oggi si parte davvero, quindi adesso devo mettere giù l'itinerario. Sono 4 papere. Ci sono anche i paperotti, ci sono i piccolini. Stasera mangiamo papere al forno. Comunque vi facciamo sapere al più presto quello che stiamo tramando sui nuovi posti che visiteremo. Quando avremo discusso stanotte, per capire anche noi che decisione abbiamo preso, perché lei vuole andare da una parte o dall'altra, e quindi bisogna prima decidere, poi Ma adesso io voglio uscire fuori, prendermi un po' questa arietta. io vado a lavorare. Bene, adesso Marina va a riposare, beata lei, io invece devo lavoricchiare sul computer e quindi setup. Ah ragazzi, setup. Avete visto che la nostra EcoFlow è al 100%? Ma perché? E l'abbiamo caricata prima viaggiando con la parte charger. Vi sto facendo vedere com'è il nostro setting quando lavoriamo. Computer, EcoFlow, e poi ci attacco tante altre cose attorno, addirittura il riscaldamento d'inverno, in questo caso il ventilatore. L'EcoFlow Delta 2 per noi è una soluzione di viaggio ottima perché riusciamo a portare con noi dell'energia e a utilizzare i nostri device computer a lavorare in qualsiasi posto, compresa dei posti bellissimi come questo qua. Vediamo quanto stiamo consumando. Ma potresti anche vederlo sull'app, però se vuoi te lo dico. Adesso stanno uscendo 60 watt più o meno con tutto quello che abbiamo attaccato e ci dà ancora il 99% e 12 ore di utilizzo in queste modalità. Chiaramente adesso avendo 1024 watt/ora duriamo molto di più che con la batteria precedente, quindi puoi lavorare per 12 ore. Secondo voi io lavorerò per 12 ore? Ma non ci penso proprio. Ma potremmo attaccare anche un ventilatore per me o un altro computer? Guarda, possiamo anche attaccarci la friggitrice ad aria, perché questo qua regge 1800 watt normalmente, ma addirittura con l'X Booster un picco di 2400 watt. Anche il frigorifero ci mettiamo dentro. Quindi facciamo le alette di pollo. All'esterna, perché visto che fa caldo meglio cucinarle fuori. Brava, bella idea. Intanto lavora. Sì, va bene. Vi do 2 informazioni perché me l'avete chiesta. Perché abbiamo scelto la EcoFlow? Perché realmente per noi è anche importante avere dell'energia portatile. Questa qua, come avete visto, a volte l'abbiamo caricata nei bar, no? Ce la portiamo dietro, è leggera. La Delta 2 pesa 12 kg, quindi riusciamo a portarla tranquillamente a mano, cioè i suoi maniglioni.
ed è utile riuscire a caricare. Marina la mette dentro la borsa della spesa e poi a volte ci prendiamo un caffè al bar e la carichiamo. Poi addirittura c'è la possibilità di caricarla, come avete visto, col charger, che in brevissimo tempo con l'alternatore del camion riusciamo a caricarlo, e coi pannelli solari, eccetera. E addirittura noi l'abbiamo usata, l'abbiamo fatto vedere diverse volte, per caricare il camper, quindi le batterie a servizio dei camper. Noi lo chiamiamo sistema secchiello, no? Quindi carichiamo il camper con la 220, con il generatore, ma anche con la Delta 2. Questa è una soluzione che va bene per noi, senza per forza fermarsi in campeggio, ci dà la possibilità di essere totalmente autonomi. Poi qualcuno di voi mi sta chiedendo proprio in questi giorni qua consigli, no? Perché vorrebbe avere un impianto elettrico all'interno per i servizi un pochino più importante, però non vuole fare l'impianto. Allora la soluzione che io mi sono sentito di consigliare è proprio questa, perché tu non devi fare assolutamente passare cavi e quant'altro, ti metti questa qua in un armadio, al massimo ti ricavi dalla batteria motore, se metti il charger, che comunque i suoi sono abbastanza lunghi, basta, o al massimo ti prendi una tripla per la 220 e tu hai sinceramente una buona quantità di energia nel tuo camper con un zero installazione, ed è veramente una buona soluzione. Ecco Mauri che va a parlare con la guardia forestale, così, giusto per fare 4 chiacchiere e andare a vedere l'osservazione delle anatre. Ragazzi, mi ero cagato addosso, pensavo fossero venuti a dire no, quando si può stare, multa, invece no, gentilissimi, e sono appunto la guardia forestale e mi raccontavano che sono venuti a controllare perché c'era questa, diciamo, coppia di paperi, insomma sono un po' rari vederli qua, perché questo lago c'è una centrale elettrica qua e le turbine con gli anni hanno raffreddato l'acqua, e oltretutto arriva anche l'acqua del tagliamento, quando c'è la piena viene giù fango, limo, e quindi si sta riempendo. Insomma, in poche parole, questa centrale elettrica ha abbassato le temperature del lago di ben 10 gradi e quindi ha ammazzato tutta quella che era la popolazione pesci, no, che c'erano qua, che vivevano alcune famiglie qua attorno con quello che pescavano qua, e niente, quindi adesso praticamente c'è qualche tinca, qualche carpa, ma ben poca rispetto alla quantità che c'era prima. Andiamo a fare una passeggiatina intorno a questa parte di lago. Non ci saranno più pesci, come dicevano i guardia pesca, guardia caccia, ma c'è una tartaruga. Vedo altre tartarughe selvatiche, vediamo se non scappano. Sono lì su quel tronco. Aspetta, adesso faccio uno zoom. E 2 si sono già tuffate. 3 si sono tuffate. Sono paurose, hanno paura. Siamo arrivati al momento curiositù, perché sei tu che lo vuoi sapere, io invece lo so già. Io è curiosi, no. Non sei curioso tu? No, l'ho detto prima. Ho scoperto una cosa su questo lago molto interessante. È il mostro di Loch Ness. Questo luogo è stato teatro di un esperimento molto bizzarro. Nel 69, tu cosa fai? Le facce mentre io parlo? Aspetta. Nel 1969, no, praticamente appena dopo che l'uomo aveva fatto il primo passo sulla Luna, no? Per vedere se si poteva vivere là, anche qui al lago di Cavazzo è stato fatto un esperimento in tal senso, ovvero hanno voluto vedere se si poteva vivere sott'acqua. Praticamente è iniziato un esperimento durato un mese, nel quale 12 ragazzi sono stati calati nel lago in 3 tipo container, chiamiamoli, e avevano tutto lì sotto. Tranne l'aria. No, avevano anche quella. Praticamente questo esperimento di prima città sottomarina si è svolto per un mese in settembre del 69, e questi 12 ragazzi vivevano sott'acqua, 25 metri sott'acqua. 69, 12 metri, 12 ragazzi, 6 uomini, 6 donne. No, erano Tutti uomini? erano, Sfigati.
erano 11 ragazzi e una soltanto donna. Che è venuta su felice, ma felice. Che scemo. Vabbè, insomma, in totale questo esperimento ha avuto poi ovviamente un successo mediatico Dopo importante. 9 mesi. No, ma dai, era una cosa seria questo momento curiositù. Nessuno dice il contrario. Vabbè, allora era un momento curioso in me, perché ero curiosa solo Vabbè, io. praticamente hanno riprodotto Atlantide. No, Atlantide è una città scomparsa che si è sommersa dopo Quindi? che l'hanno utilizzata. Sì, la gente... No, Mauri, non c'entra niente. Boop. Vabbè, insomma, hanno fatto questo esperimento, tornando alle cose serie, e questi 11 hombres e una mujeres, e insomma si sono divertiti per un mese sostanzialmente. Ma nel 69, pensa. E dov'è che rimane la zona? Non c'è più Dentro niente? nel lago? No. Ma non ci sono resti, niente. No. I container sono ancora sotto? Non credo. Non ho trovato notizie in tal senso. Quindi, se volete fare sommozzatori e venire a cercare se ci sono ancora resti, Venite al lago di Cavazzo. Si chiamavano acquanauti, col parallelismo agli astronauti. E Mauri, se non fai il bravo, ti faccio diventare un acquanauta oggi stesso. Ecco che si sta per riprodurre l'esperimento Operazione Atlantide 2. Questo ragazzo sta preparando una chiatta dove mandare Mauri in immersione per altri 25 sta scaricando giorni. le casse di birra. In che senso le casse di birra? La cassa di birra. Ah beh, allora va a fare un'operazione diversa. Visto che siamo in questo splendido posto, cuciniamo in esterno. C'è Marina che sta preparando il tavolo. Alette di pollo. Dai. Avevamo ritirato perché si era messo a piovere. Adesso è tornato il sole. Bene, vado a prendere le cose importanti, va? La tovaglia. Tieni. Friggitrice, grazie. Il cubophone. Aspetta che cade adesso, lo so già. Grazie. Ragazzi, abbiamo trovato una nuova soluzione. EcoFlow integrata al cubophone. Si chiama EcoPhone. Benissimo. Bene signori, questa sera lo chef vi propone alette di pollo alla Maurizio, abbastanza papricate e un po' piccanti. Le cuciniamo fuori perché, anche se siamo in montagna, la temperatura ci guadagna. Nel senso che, non so perché si è alzata la temperatura, stamattina c'era 20 cielo, adesso così, quindi fa caldo. Allora, la soluzione è portare fuori la nostra EcoFlow, mettere qua la nostra bella friggitrice d'aria, che ciuccia ben 1000 watt, e fare che cosa? Con l'aiuto di strumenti sofisticati, mettere le alette qua e basta. E poi infilare dentro e cuocere. Questo è semplice, non è che ci vuole molto. Per avere una cottura perfetta io le distribuisco su 2 vassoi, perché cosa succede? Che almeno si riescono a, diciamo, cuocere e a bruciacchiare, diciamo così, arrostire in maniera uniforme, perché se inizia a fare 2 strati la friggitrice d'aria è molto bella ma lavora male, e quindi abbiamo deciso di fare questo. Lo cuociamo per circa, mi sembra, 17 minuti più o meno. Faccio la sua bella crosticina, a metà le giriamo, facciamo sia un vassoio che l'altro e poi gli ultimi 3-4 minuti mettiamo tutti assieme, così raggiungiamo la stessa temperatura e mangiamo. E quindi adesso vado a distribuire alette di pollo da me fatte con amore. Ne ha fatto più o meno la metà. Vi rendete conto come vi portiamo nel nostro intimo? Però detto così non è proprio bello, Insomma, ma avete capito, dai, c'è un profumo di paprika. Cioè, direi che sono esattamente la metà, pensa che culo. Questo lo buttiamo via, anche se tu sudete dentro non serve più. E si butta per terra, no, ragazzi, non si butta per terra, si butta negli appositi cestini dove c'è scritto buttare qua. Adesso vi faccio vedere cosa c'è qua. Guardate che spettacolo! Adesso abbiamo acceso la nostra Power Station EcoFlow, andiamo a accendere la 220 dietro, andiamo a dirgli dammi energia 220, le nostre alette e inseriamo, accendiamo 200 gradi, 17 minuti, via. Potrei tenervi qua per circa 17 minuti, ma mi sembrerebbe veramente una cattiveria, più altri 17 minuti, ma non lo faccio. La EcoFlow no, mi sono accorto che non l'avevo caricata tutta, quindi è all'85% e mi dà circa, con questo wattaggio che sta ciucciando 1150 watt, mi dà 40 minuti. Siamo 17 più 17, ci dovremmo stare dentro. Mi sono preso il cazzettone perché non ho messo la tovaglia. L'importante è mangiare. Bravissima. Cosa succede qua? Niente. Dolce l'attesa quando la ricompensa è gorda. È gorda. Stavi dormendo, di la verità. Ma sto aspettando, con calma, ci va il suo tempo, bisogna cuocere.
Tanto in questo periodo viene buio alle 11 di sera. I picnic con il cestino sono superati ormai. Qua si va avanti, la tecnologia evolve. Mi avvalgo di uno strumento fondamentale. Le Vedi, pinze. a parte parlavamo di tecnologia. Per che cosa? Per estrarre il vassoietto Pronto. pronto e inserire l'altro senza ustionarmi e andare avanti con altri 17 minuti. Cos'è sta roba, ragazzi? Voi non potete capire. Ho la salivazione a 1000. Comunque stavo anche notando una cosa, che la friggitrice d'aria quando è arrivata in temperatura 200 stacca, quindi i minuti si sono magicamente allungati. Invece degli altri 17 Esatto. ne hai 40. Ovviamente si sono raddoppiati. Questo adesso io lo lascio qua un attimino che sì, è vero, si raffredderà, ma tanto poi rimane dentro. Però ragazzi, guardate che croccantezza. Cioè non ci credo che siamo partiti, è una meraviglia questo posto. Trovare posti così dove poter stare in libera, ma proprio liberamente. Veramente libera? Eh sì, perché siamo liberamente con tutto fuori. Tutto? Il posto è Non bellissimo. abbassare allora la telecamera, la pancia, cosa avete capito? E dicevo, stavo pensando, quando è che ci ricapiterà? Domani ripartiamo. Secondo me in qualche paese più a nord, ma forse. Che profumino, ma manca qualcosa. Bene ragazzi, allora spengo. Sentite come sfrigola? E adesso da qua servirò Marina. Una a te, 2 a me. Una a te, Ascolta, quanto è rimasta di batteria? 30%. Bene, tanta 2 roba. a me. Una a te. Non è vero, gliele do, non ti preoccupare. Buon appetito! No, aspettami. Si mangia pure le mie, cavoli. Aspetta che vado. Vado. Salutiamo le anatre. E dopo 2 giorni passati in questo splendido posto abbiamo deciso di muoverci ed andare a fare la spesa perché abbiamo finito il cibo. Guardate che cosa abbiamo trovato qui alla Lidl. Questo pezzo di antiquariato. Hallo, könnte das Wagen mitnehmen, bitte? English. Can you take it? Okay. Ah, thank you. Grazie. Ciao. Ciao. Ma che bello. Cosa c'è, un raduno qua oggi? Guarda un po'. Altri mezzi molto particolari. E dopo la spesa ci siamo fermati in un piccolo spottino a bordo strada dove c'è un cartello che dice Forra del Rio Ciavanete. Anzi, lo leggo: Forra Cianevate, Grotta dei Pagans. Questo è una falesia di arrampicata. Sembra che ci sia un altissimo canyon dove noi potremo entrare dal basso e visitare almeno i primi metri, anche se dicono che il percorso è un po' accidentato, quindi mi sa che vado solo io. Vai, segui gli escursionisti. Sì, vai. mi aggrego forse. Sono un po' più preparati di me. Vai, Vediamo. vai. Torno subito. Sono tutti fisicamente pronti. Sì, Tu dici infatti. che io qua a campo base cucinare. Ok, allora quando torno devo trovare pronta l'insalata. Magari quando arrivi la facciamo, che poi si secca. Il posto è carino, Io mi aggrego per sapere la strada, li seguo. Ho già finito il mio giro, io qua non so dove passare. Ce l'ho fatta. Oh, e ho ancora le scarpe asciutte, Boh, ho perso il gruppo e adesso mi arrangio. C'è un percorso qui nel bosco, lo seguo. Impressionante qui la potenza della natura, si vede. Mamma mia, queste rocce sono più che verticali. Ci sono tutti i ganci di arrampicata, ma non so come fanno a scalarla, è un tetto, non è una parete.
Sono arrivata in questa parte che è una grotta. Questa è scavata dall'uomo, Di questa avevo letto. La riconosco dalle immagini che avevo visto perché praticamente questo sarebbe l'ingresso sud di un bunker della seconda guerra mondiale, del quale si dovrebbe vedere un arco tra le due pareti di questa falesia, solo che di qua non ci arrivo. Bene. Proseguo per il letto del fiume praticamente. Se è una falesia di questo fiume, andando più in su lo troverò. Credo di esserci vicina, ma di sicuro non è la strada che hanno fatto gli altri, perché mi sto beccando 200 ragnatele. Mamma santa. No, non è questa la strada che hanno fatto i ragazzi. Salta che risalta, sono arrivata. Eccoci qua. Entro. Mamma mia. Imponente dire poco. C'è un'aria fresca qui. Ragazzi, ma guarda che roba. Qui inizia a entrare un raggio di sole. Incredibile. Questo praticamente è il letto del fiume Ciavanete, Cianevate, quello lì di prima, insomma. Tutto questo è stato scavato con la potenza dell'acqua. E lì c'è l'arco che collega le due pareti, costruito come fortezza della seconda guerra mondiale. C'è acqua qui, Qui c'è acqua. La grotta finisce qui e non ho idea di dove siano andati quei 4 ragazzi che mi precedevano, perché non c'è un'altra uscita. Quindi niente, io torno indietro e torno anche di fretta perché fa pure un po' paura. È buio, è molto più buio di quello che vedete con la telecamera. Questo non l'avevo visto prima, quindi vuol dire che sto facendo una strada diversa. Ecco un coraggioso che va a scalare. Eccomi arrivata al fiume. Non sono ancora salva però, Vediamo se salvo le scarpe, altrimenti mi faccio un bagnetto. Figurati, sarà a 10 gradi. Telefono e scarpe in salvo. Durata dell'operazione 30 minuti. Ecco qua le trasmissioni che sono terminate ieri sera e ricominciate questa mattina. Abbiamo avuto un blackout totale da parte del nostro cervello perché finalmente abbiamo raggiunto delle temperature accettabili, nel senso che fuori ci devono essere 15 gradi forse che qualcosa meno. Stanotte. Quindi si è dormito, esatto, stanotte. Si è dormito con la copertina, ma questa mattina inizia a fare un caldo d'ostia. Poi tiro giù le biciclette per andare a fare un giro perché c'è una ciclabile detta carina, la andremo a vedere, e cacchiarola c'è la bicicletta scarica. E siccome la bicicletta con assistenza, se è scarica, pesa il doppio, allora adesso vado a piedi in farmacia che devo andare a comprare 2 cose che mi servono. E poi dopo andiamo a fare un giro in bicicletta. Quindi andiamo sotto il sole che fa un caldo.
Prima pausa dopo 27 scalini, ci voleva. Dove siamo innanzitutto? Siamo a Tarvisio. Tarvisio che è nelle Alpi Carniche. Ma la cosa importante, a parte questa piazzetta carina con la fontana che fa un casino veloce, che è Piazza Unità d'Italia, c'è una cosa strana. La via che è alle spalle è la via Principe di Piemonte. Ora, cosa ci fa un piemontese qua a Tarvisio? Bisognerebbe sapere la storia, magari, di qualche battaglia o cose italiane. Comunque, a prescindere da queste 4 informazioni che sono stupidaggini, ma giusto per farvi ridere un po', adesso andiamo a fare un giro perché ho bisogno di un cappuccino friulano o udinese. Sarà mica con la grappa. Ostia, andiamo. Prima di tutto ci siamo fermati in un bar per prendere un caffè e per usare la wifi per scaricare praticamente di tutto, tutte le nostre app offline, dei wifi map, della navigazione, di Park Tutto quello che Fortnite. ci servono per andare in giro. Perché qui a Tarvisio siamo al confine Con? con l'Austria e con la Slovenia, entrambe. Dove andiamo? Scrivetelo qui sotto, di là o di qua? Scrivetelo voi, decidetelo voi. Voglio essere io a decidere. Ah, ok, vabbè. Vediamo. Voi scrivete, poi io decido comunque. C'è un'errata cornice. Esatto, non siamo nelle Alpi Carniche, ma bensì nelle Alpi. No, te lo sei già dimenticato. E tu? Giulie. Giulia, lo sapevi. Ciao Giulia. sapevi. Ciao a tutte le Giulie che ci seguono, scrivete qua sotto, mi chiamo Giulia. E non sono carnica. Ecco è arrivato il caffè. Dai, prima avevamo preso il caffè, adesso ormai è arrivato mezzogiorno. Sì, quindi dopo caffè e latte faccio il formaggio. Abbiamo fatto benissimo ad aspettare di andare a fare il giro in bicicletta perché per fortuna è venuta una nuvola e speriamo che resti. Dai, su che dobbiamo andare alla ciclovia Alpe Adria. Giù di lì. Su. Dillo bene, dai. Su, muoviti che dobbiamo andare alla ciclovia Alpe Adria. Andiamo o no? Questa velocità? Dai, che fa caldo. No, raga, comincia a piovere, non ci credo. Non siamo neanche partiti, questo è proprio il primo metro che facciamo. Hi! Oh, siamo gli unici non attrezzati. Guarda che bei caschetti, che bell'abbigliamento. Noi manca poco che siamo in infradito. Fiore, volevo farvi notare una cosa. La ciclabile che hanno costruito qua a Tarvisio era la vecchia ferrovia, infatti questa qua è la stazione. Carina. Dai. Questo è un incrocio importante, a destra si va verso i laghi di Fusine e Kranička Gora, che è il primo paese in Slovenia se non erro. A sinistra invece andiamo verso l'Austria. Siamo andati a sinistra perché dobbiamo arrivare a costeggiare il fiume Slizza. Siamo contro sole ma l'immagine vale comunque una ripresa, Ci sono delle montagne bellissime. Trovato il sentiero. È un po' verticale. Un po' tanto verticale. Non vedo niente di particolare. Immaginavo delle pareti a strapiombo, delle cose, cioè tutta sta fatica. Praticamente bastava venire al ponte e guardare giù. No, non si vede niente neanche da qui. Allora, andiamo, va. Non sei curioso tu? No, l'ho letto
scoperto Ho prima. scoperto una cosa su questo lago molto interessante. È il mostro di Loch Ness. Quello sei tu. No, c'è il mostro di Loch Ness. Tra l'altro togliti la caccola che c'è in questa narice. Eccolo. Ok. Eccolo qua il No, mostro dai. di Loch Ness. Che schifo, tirala via. Dai!